Buonasera, sono Massimiliano, India Uniform 4 Juliet November Radio e desidero parlarvi di un'antenna che non è molto conosciuta, prodotta da un'azienda polacca, piuttosto conosciuta all'estero, negli Stati Uniti e in Polonia e nel centro, anche in centro Europa. L'antenna in questione è la GP5SP, antenna per 5 bande dai 160 ai 20 metri, prodotta appunto da SP7GXP. L'antenna è un po' particolare, si tratta di un'antenna che comprende due invert DEL, una per gli 80 e una per i 160, un mast di circa 11,60 m che poi sarà l'elemento radiante per i 40 metri e due elementi, uno per i 30 e uno per i 20 metri. La particolarità di questa antenna sta nel fatto che non richiede un piano diciamo, riflettente, un piano di massa classico, ma viene fornita con degli elementi, 5 elementi, uno per ogni banda, in cavo coassiale. Questi elementi non vanno interrati, vanno appoggiati sul terreno e insomma, e quindi è tutto da scoprire, è un'antenna tutta da scoprire. Questa antenna ha sostituito, io l'ho già installata nel momento in cui sto registrando questo video, ha sostituito una vertical array 160 e 80 che ha lavorato molto bene in 80, sebbene con alcune cose che non mi sono particolarmente piaciute, tipo la qualità del materiale, e poi in 160 metri fa quello che può. È un'antenna che ha una larghezza di banda di 20-22 kHz e pertanto andava bene fino a qualche giorno fa, ma era un bene relativo perché comunque bisognava accordarla, o si sceglieva la sottobanda telegrafia e quindi bisognava poi utilizzare un sintonizzatore per andare in banda fonia. Va bene. L'antenna, questa qua, la GP5SP, invece ha una larghezza di banda di 90 kHz in 160 metri, quelli dichiarati, che chiaramente vanno benissimo per i nostri 50 kHz con l'estensione, con l'autorizzazione che ci è stata concessa qualche giorno fa, che ha portato da 30 a 50 kHz in via sperimentale anche per il 2025. Agli 80 metri in realtà mi aspettavo una larghezza di banda maggiore, ma tutto sommato siamo intorno ai 120-130 kHz, quindi direi che più che adeguata. Anche perché in effetti in 80 metri ricalca i principi della vertical array, e quindi quelle sono le larghezze di banda. E 40, 30 e 20 viene data per tutta la banda. Vedremo che ci sono delle modifiche da fare. Io ne ho fatta già una, anzi ne ho fatte due in effetti, ne dovrò fare una terza, ma ne parleremo dopo. Ok, allora eccoci qua. L'antenna è già montata, come vedete. Chiaramente ho smontato prima la vertical array, antenna che mi ha dato buone soddisfazioni in 80 metri, ma in 160 insomma ha fatto quello che ha potuto, in 40 metri con il suo kit che io avevo comunque disinstallato perché non ha mai funzionato. Adesso la smonterò a breve, la rimetto da qualche parte. Avevo fatto anche una copertura per la bobina perché c'era un po' di instabilità con la pioggia e quindi ho fatto questo lavoro qua. Bene, parlando invece della GP5SP, ecco l'antenna, come vedete, è imponente, ha una, qui un po' come vi avevo spiegato precedentemente, c'è un elemento per gli 80 con un coil in alluminio
e con due cavallotti che servono appunto per regolare le subbande nel caso si voglia lavorare in telegrafia come in questo caso, o ad esempio in banda RTTY come in questo, volendo si sposta e si va in banda fonia, ma la larghezza di banda è di 120-130 kHz, quindi tutto sommato non è un grosso problema, si riesce benissimo ad accordare perché comunque sia nella parte bassa della parte fonia le onde stazionarie sono comunque sia accettabili. Questo è il box con i 5 elementi in coassiale, c'è un coassiale diverso come vedete, ecco c'è un coassiale diverso come vedete, e il motivo è che ho cambiato il coassiale per far risuonare meglio l'antenna in 40 metri. Quindi elemento per gli 80, elemento per i 160 che va verso quel palo, non il traliccio dell'alta tensione, c'è un palo da 10 metri in alluminio che regge appunto l'elemento filare per i 160, dopodiché ci sta l'elemento per i 20 metri e l'elemento per i 30. Allora, ho qualche difficoltà con l'elemento per i 30, ma ne sto parlando con SP7GXP, quello per i 20 è accordato, lo vedete qui, 5 metri e 16 di elemento, se non ricordo male, contro i 7 metri e 60 dell'elemento per i 30. Ma ripeto, ho qualche difficoltà ad accordarlo. Quindi, come dicevo, questi elementi incoassiali sono i radiali. Sono quelli che, appunto, è il concetto dei radiali in coassiale. Sono 5 per, appunto, 80-160 da quel lato lì, e qui ho messo, non c'è diciamo un ordine predefinito, 40-30-20, e questa è l'antenna. Allora, giusto per chiarezza, questa è una V620 e nel momento in cui ho fatto le tarature, questa antenna era battuta, quella era influente, la ProSystem 3040, che va molto bene tra le altre cose, con i radiali caricati. Questa antenna io l'ho abbattuta, dopodiché nel momento in cui ho verificato le misure, con l'antenna su, l'ho riportata su e non è influente. Evidentemente la distanza è tale che non mi dà un'influenza, almeno per quanto ho potuto constatare io, almeno sulle stazionarie. Quindi devo dire che al momento c'è ottima convivenza tra le due antenne.